Bene amici, oggi scopriamo insieme il Salpa Soleil 33, un battello con una lunghezza fuori tutto di 10,25 m e una larghezza di 3,40 m con tubolari gonfi ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dai motori. Motori che in questo caso vedono una coppia di Yamaha da 300 cavalli, ma la motorizzazione massima arriva fino a una coppia da 450 cavalli. All'interno della plancetta di sinistra vediamo la scaletta di risalita a scomparsa con relativa maniglia ai tienti bene e galloccia per l'ormeggio posizionata in modo tale da non far sfregare le cime sui tubolari quando si ormeggia di poppa. Inoltre vi faccio notare qui la presenza della giunzione del taglio che continua anche con la mastra in vetro resina poco più avanti, che consente quindi di far smontare e abbattere questa zona per ridurre lo spazio di ingombro e quindi rendere il battello carrellabile dal momento che rientra nei limiti di dimensione. Accediamo quindi a bordo, guardate qui già la larghezza delle plancette che permette quindi di passeggiare tranquillamente, oltre alla presenza di una pedana che consente di far vivere entrambe le aree indipendentemente l'una dall'altra, dal momento che opzionalmente è possibile installare anche una scaletta di risalita all'interno dell'altra plancetta. Qui non manca la doccetta per il risciacquo della zona di poppa con relativo miscelatore e guardate qui la larghezza delle mastre in vetro resina che permette di passeggiare intorno al divanetto e quindi evitare di calpestare la tappezzeria, perché a poppa abbiamo questo grandissimo divanetto a forma di C che occupa l'intera larghezza interna con schienale fisso e in più c'è la possibilità di sollevare il piano di calpestio per creare una dinette con tavolo centrale oppure abbassarlo all'altezza della tappezzeria e aggiungere un ulteriore cuscino per avere un unico grande prendisole posteriore. E guardate qui che altezza delle mastre che consente quindi di essere sempre ben protetti, sempre ben riparati. Ci sono anche i profili tienti bene, in questo allestimento c'è la versione anche con T-top centrale che consente quindi di ombreggiare la porzione di poppa con l'aggiunta anche della tenda araba, inserendo i supporti o sulla mastra in vetro resina o addirittura sulla plancetta di poppa che consente quindi di ombreggiare fino oltre i motori. In più il divanetto è gavanato al suo interno, c'è un primo gavone centrale verso poppa tecnico con batterie, impianti e pompa di sentina, mentre ai lati ci sono due portelli indipendenti che danno accesso a un unico gavone comunicante che permette quindi di alloggiare tantissimo materiale dal momento che si trovano su entrambi i lati del divano. Il blocco seduta è centrale ed è in vetro resina, sollevando il vano posteriore è possibile accedere anche al blocco cucina esterna, blocco cucina con lavello con relativo coperchio, e qui abbiamo un grande piano d'appoggio che opzionalmente può diventare una qualsiasi tipologia di piano cottura, mentre in basso non manca il frigorifero a battente, oltre a due portelli dove poter alloggiare il materiale all'interno. Ci spostiamo verso prua, guardate. La presenza del blocco centrale consente di avere un doppio passaggio su entrambi i lati. Qui c'è il profilo tienti bene che è posto su entrambi i lati del blocco seduta che continua a dare una salda presa a bordo. Ulteriore maniglia tienti bene perché la mastra in vetro resina prosegue fino a centro scafo e qui abbiamo anche delle tasche portaoggetti con relativo impianto audio accanto. Quindi arriviamo nella postazione di comando, vediamo che c'è una doppia seduta separata con schienale fisso e soprattutto possiamo scegliere se restare in piedi ben protetti comunque all'interno della seduta oppure sollevare il cuscino con un supporto e governare quindi da seduti. Possiamo anche puntare i piedi sul gradino strutturale con la console in basso e guardate, io mi pongo al timone, vedo che è ben raggiungibile, non ho problemi di ingombro con le ginocchia, il VHF si trova in basso. Qui vediamo la plancia che è totalmente customizzabile su richiesta, in questo caso troviamo un display Garmin da 12 pollici, il controller fornito da Yamaha con la motorizzazione, qui c'è il contacatena, mentre qui abbiamo i controller dei motori dal momento che Yamaha ha la timoneria elettrica integrata. Interruttori on-off sono disposti su un unico livello su due zone differenti, con qui separatamente il controller per il tavolo di poppa e quello dedicato al vericello per evitare che possano avvenire attivazioni accidentali con il pannello presente superiormente. Qui non manca il controller dell'elica di prua, lo stereo poco più in basso e c'è anche il joystick che permette quindi di far muovere il battello in qualsiasi direzione vogliamo, semplicemente spostando la levetta. I motori governano autonomamente e sposteranno il battello nella modalità desiderata. La doppia manetta di potenza è spostata sulla destra, la bussola è ben visibile in alto e guardate qui il parabrezza che è inclinato, quindi aerodinamico, ma al tempo stesso offre piena protezione perché quando siamo seduti riesce a coprire fino oltre il mio volto. In alto non manca il T-top in plexiglass dove opzionalmente è possibile installare anche l'impianto fotovoltaico e c'è anche il profilo in acciaio
qui ottenuto dal parabrezza, che consente di avere una salda presa e poter quindi sollevare il doppio gradino per passare a prua. Il passavanti resta ampio per tutta la sua estensione, c'è anche la battagliola che offre supporto per dare maggior protezione con la caviglia, profilo TNT bene il laterale, e possiamo anche sfruttare il supporto del T-top con il relativo montanti, quindi abbiamo sempre tantissimi punti di presa. Guardate, in qualsiasi punto del passavanti abbiamo sempre un ridosso, una protezione e soprattutto possiamo passare a prua agevolmente. Prua che è totalmente rivestita di cuscini, quindi comodissima, dedicata al relax, con scudo anteriore a formare una chaise longue con imbottitura superiore a fungere da poggiatesta. Al centro non manca il cuscino che si può sollevare per dare accesso al passo d'uomo, ma lo vedremo tra un attimo, mentre verso prua c'è un grandissimo gavone profondo dove poter alloggiare tutte le dotazioni di sicurezza. Il musone è in vetro resina con doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro. Qui ci sono i controller del salpa ancora nell'area di prua, perché sollevando questo portello vediamo che si ha accesso al salpa ancora, quindi musone ben visibile qui sulla prua, ma opzionalmente è possibile installare anche una telecamera. In questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra stando semplicemente in plancia di comando. Ritorniamo verso poppa passeggiando sul passavanti controlaterale. Come vi dicevo, anche in questo caso c'è il profilo TNT bene, posso reggermi anche sul montante del T-top. Scendiamo i 2 gradini ed entriamo all'interno. Qui vi mostro l'accesso in cabina con porta scorrevole sul lato di sinistra della plancia di comando, ulteriore anche qui profilo TNT bene, ce n'è un altro anche sulla sinistra, ed entrando in cabina vediamo che ci sono 2 gradini per ridurre il dislivello. Subito sulla sinistra dei mobiletti dove poter stivare gli oggetti, abbiamo anche qui il profilo in acciaio per evitare che possano scivolare via durante la navigazione, un primo oblò installato qui sulla sinistra, mentre verso prua c'è il letto matrimoniale che occupa l'intera larghezza interna con porzione centrale che è removibile per avere maggior spazio di movimento, perché vi mostro l'altezza. Vedete, io riesco a stare perfettamente in piedi, quindi cabina perfettamente vivibile. Si va ad abbassare nella porzione anteriore per dar spazio al passavanti superiore, però guardate qui quando sono seduto quanto altro spazio c'è, e c'è ancora area vivibile dal momento che qui andiamo a stenderci totalmente. Non manca ovviamente il passo d'uomo in alto. In cabina separata invece c'è il bagno. Aprendo la porta vediamo che c'è il WC verso poppa, a terra c'è la grata di scolo perché qui c'è anche la doccia inserita all'interno della murata, c'è il lavello spostato sul lato di dritta, un portello stagno dove poter alloggiare il materiale, maniglia TNT bene, anche qui un altro profilo in acciaio, e soprattutto abbiamo anche qui l'oblò laterale che permette un adeguato ricircolo in murata. Vi mostro anche l'altezza interna perché io riesco a stare perfettamente in piedi, quindi bagno perfettamente vivibile, possiamo muoverci anche al suo interno. Quindi battello pienamente sfruttabile non solo per uscite quotidiane ma anche in ottica crociera grazie al letto matrimoniale presente qui a prua e il bagno pienamente sfruttabile. E quindi cari amici, questo è il Salpa Soleil 33, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City Team.